Ciao a tutti. La fine di un narcisista distrutto è un viaggio nell'abisso dell'anima umana, un'odissea attraverso i frammenti spezzati di un'identità erosa dalla propria stessa vanità. È un racconto di disgregazione psicologica, di collasso emotivo e di un processo di autodistruzione che porta con sé le macerie di un ego gonfiato fino all'esplosione. In questo lungo percorso vi svelo le molteplici facce della fragilità umana, la miseria di un sé che si è perso nei labirinti della propria grandezza immaginata. Inizialmente il narcisista vive nel tripudio della propria grandiosità, avvolto in un manto di autoammirazione e di superiorità. Si crede invincibile al di sopra delle leggi comuni che governano la vita degli altri. Ma questa stessa grandiosità è una fragilissima bolla pronta a scoppiare al minimo contatto con la realtà. Le prime crepe appaiono quando l'esterno non rispecchia più l'immagine ideale che il narcisista ha di se stesso. Le critiche, i fallimenti, le delusioni diventano fenditure nella sua corazza narcisistica, facendoli intravedere, seppur fugacemente, la vulnerabilità che si nasconde dietro la sua maschera della sicurezza. Con il passare del tempo queste crepe diventano voragini che inghiottono interi pezzi del suo io. Il narcisista si trova costretto ad affrontare la realtà scarnificante del proprio vuoto interiore, un vuoto che cerca inutilmente di colmare con l'ammirazione esterna e il successo materiale. Ma nulla è sufficiente a placare la fame insaziabile del suo ego ferito. La ricerca frenetica di conferme esterne diventa un circolo vizioso, un labirinto senza uscita, dove il narcisista si perde sempre più nei meandri della sua stessa vanità. Il declino diventa inevitabile quando si rende conto di non poter più nascondere la propria fragilità dietro la sua maschera della grandiosità. Le difese psicologiche crollano, lasciando spazio ad un senso di impotenza e di disperazione che lo travolge come un'onda furiosa. La consapevolezza del proprio fallimento, della propria mediocrità, diventa insopportabile, portandolo sull'orlo dell'abisso emotivo. E così la fine del narcisista distrutto non è un'esplosione trionfante, ma un lento spegnersi, un'agonia interiore che consuma l'anima poco a poco. La sua grandiosità si dissolve nel nulla, lasciando dietro di sé solo un vuoto incolmabile e un profondo senso di disperazione. Senza più l'illusione di poter essere al centro dell'universo, si ritrova solo con se stesso, con le macerie del suo io frantumato. Ma forse in questa desolazione c'è spazio per una nuova consapevolezza, per un risveglio dall'illusione della grandezza e per un ritorno alla semplicità dell'essere. La fine del narcisista distrutto può essere anche l'inizio di un cammino di rinascita, di riscoperta di sé e di riconnettersi con la sua umanità. È un lungo viaggio di guarigione e di redenzione che richiede coraggio, umiltà e un profondo lavoro interiore. E così la fine di un narcisista distrutto non è solo un epilogo, ma anche un nuovo inizio, un capitolo finale che apre le porte ad una nuova possibilità di essere e di vivere. Tutto questo potrebbe essere definito karma. Il karma è uno dei concetti spirituali più antichi e universali, presente in molte filosofie e religioni. Si tratta di una legge di causa ed effetto, secondo la quale le azioni compiute da un individuo avranno delle conseguenze, positive o negative, che si riversano nella sua vita presente e futura. Questa legge si applica a tutti, senza eccezioni, e riguarda anche il narcisista. Il karma può essere visto come una sorta di bilancio universale delle azioni umane, un registro delle buone o delle cattive azioni messe in campo. Questo non significa che una persona si troverà automaticamente in una situazione negativa a causa del karma, ma piuttosto che le azioni messe in campo avranno delle ripercussioni sulla sua vita. Il karma può anche agire attraverso le lezioni che devono essere apprese.
Se una persona continua a comportarsi in modi unilaterali o a sfruttare gli altri, potrebbe essere costretta a vivere situazioni simili in futuro, in modo da apprendere l'importanza dell'empatia, dell'altruismo e del rispetto reciproco. È importante sottolineare che il karma non implica necessariamente una punizione o una ricompensa, ma è piuttosto un modo naturale per equilibrare le azioni compiute, in questo caso dal narcisista. È una legge universale che agisce indifferentemente su tutte le persone e quindi anche sul soggetto di matrice narcisistica. In sintesi, il karma può influenzare il narcisista attraverso le conseguenze delle sue azioni egoistiche e manipolatorie. Gli effetti del karma possono manifestarsi nella forma di relazioni rovinate, incapacità di connettersi con gli altri e una profonda insoddisfazione personale. L'individuo con disturbo narcisistico di personalità può trovare un insegnamento attraverso queste esperienze, comprendendo l'importanza dell'empatia e dell'amore verso gli altri. Tuttavia, spetta ad ogni persona riconoscere i propri modelli di comportamento e fare scelte consapevoli per evitare conseguenze negative e alimentare un circolo virtuoso di azioni positive. Non dimenticare che la vita è troppo preziosa per sprecarla con chi non fa altro che nutrire il proprio ego. Non farti influenzare da chi cerca solo di umiliarti, di controllarti e di manipolarti per il proprio vantaggio. Ricorda che sei un individuo unico e meriti amore e rispetto. Allontanarsi da un narcisista può sembrare difficile all'inizio, ma è un atto di autentica autopreservazione e di cura verso te stesso. Non permettere a nessuno di strapparti la tua luce interiore, la tua dignità e la tua gioia di vivere. Il potere di allontanarti dal narcisista sta nelle tue mani e nella tua determinazione a ricercare una vita libera da manipolazioni e da abusi emotivi. Non permettere al passato di trattenerti o di limitarti. Vivi nel presente e guarda avanti con speranza e con fiducia nel tuo cuore. Sei una persona meravigliosa e hai tanto da offrire al mondo. Prenditi cura di te stessa, coltiva la tua autostima e continua a crescere nella consapevolezza di ciò che ti rende davvero felice. Non arrenderti mai, perché sei destinata a vivere una vita straordinaria, libera dalle catene del narcisista. Rivendica la tua libertà e la tua felicità e ricordati sempre che sei la persona più importante nella tua vita. Meriti solo il meglio e non accettare mai compromessi. Allontanati dal soggetto tossico, impara ad amarti e a rispettarti ed esplora il meraviglioso percorso verso la tua rinascita personale. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.